Salve a tutti e bentornati su The Tone Scientist. Oggi andremo ad esplorare il blocco Drive. Bene, quindi iniziamo subito e andiamo a vedere i controlli principali di questo blocco. La prima pagina che vi si presenta quando aprite il blocco è questa, la pagina Basic. Questa in sostanza è un po' l'equivalente della pagina Authentic che avevamo visto per il blocco AMP, ovvero è quella che replica i controlli che troviamo sui pedali veri. Infatti vedete che in questo caso ho selezionato il BB preamp e infatti sul BB preamp troviamo il gain, l'equalizzatore a due bande, poi la manopola del volume di uscita che sarebbe il level e poi qua ovviamente in più abbiamo qualche altro parametro, cioè il mix per poter miscelare il suono pulito con quello dell'overdrive selezionato, il balance per poterlo spostare nel panorama stereo, nonché l'input select che serve appunto per selezionare quale canale in ingresso riceve il pedale, e poi il bypass mode che è un parametro comune un po' a tutti gli effetti. Comunque in questa zona di destra sono i controlli che restano uguali per tutti i modelli di overdrive. Se invece andiamo a cambiare modello, vedete che abbiamo una lista di 68 al momento modelli diversi che comunque vanno sempre ad aumentare man mano che arrivano gli aggiornamenti. Comunque dicevo, appena ne selezionate un altro, ad esempio prendiamo il tone bender, che sarebbe questo, vedete che in questo caso appunto scompare l'equalizzatore a due bande che è presente nel BB preamp e compare invece il parametro tone, il che in questo caso però rappresenta un'eccezione. Infatti il pedale originale in questo caso non aveva il potenziometro del tono, almeno la prima versione del tone bender, che è quella modellata qui. Però anche in quei modelli che non hanno alcun controllo di tono, invece troviamo sui fractal il controllo del tono, che comunque quando è settato a 5 è neutro, è come se non ci fosse, e quindi il suono del pedale rispecchia il pedale originale appunto. Per questi modelli in cui la controparte reale non ha il potenziometro del tono, questo controllo è un tilt EQ, cioè significa che se andiamo ad alzarlo oltre il 5 verranno boostate le alte frequenze e tagliate le basse, viceversa se lo abbassiamo sotto i 5 verranno boostate le basse e alzate le alte. Per gli altri modelli che invece ce l'hanno, come ad esempio il DS1 della Boss, il controllo di tono rispecchia quello che succede nel pedale reale. Quindi in questo caso sarà sostanzialmente un filtro passa-basso. Se invece ad esempio andiamo a selezionare il Big Muff, questo diventerà invece un tilt EQ, però non come quello generico, ma appunto come quello che c'è nel Big Muff vero, che è sempre un tilt EQ che però a differenza di quello generico causa un buco sulle medio-alte frequenze intorno a 1000 Hz. Vi faccio sentire la differenza che c'è fra questi tipi di controlli di tono. Questo è quello del Big Muff. Questo invece è quello del Tube Screamer. Questo è quello dell'OCD. Poi ce n'è anche uno che funziona al contrario, così come nel pedale originale, ovvero quello del Proco-Rat. Infatti vedete che non si chiama più tono ma filter. Anche il nome degli altri controlli cambia in base al modello selezionato. Infatti vedete sempre nel BB preamp la prima manopola è il gain, nel Proco-Rat viene chiamata distortion, ma fondamentalmente fanno tutte la stessa cosa, cioè quella di aumentare il gain appunto.
E poi anche i controlli di EQ che troviamo sui vari pedali rispecchiano il comportamento dei pedali veri, cioè in sostanza anche se hanno lo stesso nome e la stessa scala, l'equalizzatore del BB preamp sarà diverso rispetto a quello del tube driver per esempio. E questi in sostanza sono i controlli basilari del blocco drive, cioè quelli che trovate anche sui pedali veri. E se non siete degli smanettoni che volete modificare il suono di questi modelli, li potete benissimo fermare qua. Un po' come avevo detto per il blocco amp, chi trova troppo complicati i sistemi fractal perché hanno troppi parametri, in realtà come in questo caso basta semplicemente ignorare i parametri avanzati e vedete che così facendo non è tanto diverso poi dagli altri sistemi. Se invece vi piace spippolare e siete degli smanettoni come me, allora continuate a seguire il video perché adesso andiamo a vedere i parametri avanzati. Allora, la prima pagina avanzata in realtà non è niente di così avanzato, in quanto è semplicemente un equalizzatore parametrico a 4 bande disponibile per qualsiasi modello di drive, quindi penso sia anche abbastanza intuitivo da usare, serve sostanzialmente per andare a scolpire il suono con qualche possibilità in più rispetto a quello che offrono i pedali veri. Stessa cosa vale per la terza pagina, che è quella relativa all'equalizzatore grafico. Anche questo è un equalizzatore semplicissimo, con la differenza però che questo può essere posizionato sia prima che dopo la distorsione, e in caso non lo sappiate questo fa una gran bella differenza, in quanto un equalizzatore messo prima della distorsione in realtà è più un controllo di gain per frequenza più che un equalizzatore vero e proprio che scolpisce il suono, e quindi è molto utile ad esempio se vogliamo ripulire soltanto le basse e lasciare invariato il gain sulle medio-alte, oppure magari se c'è una frequenza della nostra chitarra particolarmente fastidiosa andiamo ad abbassare lo slider dove si trova questa frequenza e automaticamente diminuirà la distorsione e quindi verrà meno enfatizzata. Settandolo invece su post è appunto un equalizzatore normalissimo. Comunque i pedali drive solitamente si mettono prima degli amp nella maggior parte dei casi, e quindi anche se messo su post in realtà poi ci sarà un altro successivo stadio di distorsione probabilmente, e in sostanza quindi è un po' una via di mezzo fra le due cose che vi ho detto. L'ultima pagina poi è quella dove effettivamente troviamo i parametri avanzati veri e propri, infatti si chiama Advanced per un motivo. Anche qui c'è da fare una distinzione in base ai modelli che si selezionano. Prima di addentrarci però in questa pagina vi consiglio di andare a vedere l'ultimo video che ho pubblicato prima di questo, che parla proprio di come viene generata la distorsione, e nel caso in cui non abbiate chiari alcuni concetti vi spiega la terminologia, cosa significa, come si genera la distorsione e via dicendo. Quindi se volete andate a recuperarlo, trovate il link in descrizione e apparirà anche qua. Quindi dicevamo, per alcuni modelli la pagina che vi si presenta è questa, dove abbiamo per primo il clip type, che è la tipologia di clipping, cioè il componente responsabile della distorsione in questo particolare pedale. In sostanza, tramite questo parametro scegliamo la funzione di trasferimento corrispondente a questi vari componenti. Vedete che infatti si può selezionare alcuni tipi di diodo, di transistor, FET in questo caso, oppure anche germanio. Poi c'è hard clipping, che sarebbe appunto il clipping totalmente duro, quello quindi con nessuna transizione tra pulito e distorto. HV tube sarebbe valvola ad alto voltaggio, come presente in alcuni pedali. LED, valvola a basso voltaggio. Null praticamente annulla la distorsione, quindi il pedale selezionato diventa praticamente un clean boost quando selezionate questa voce. Poi op amp, che sarebbero gli amplificatori operazionali, cioè i chip che troviamo solitamente all'interno di alcuni pedali. Transistor al silicio, soft clipping, cioè una distorsione morbida, e poi variabile, che è quello per cui si attiva il secondo parametro che troviamo, cioè clip shape. Praticamente con questo controllo andiamo a variare la durezza del clipping, cioè a 0 sarà morbido mentre a 10 sarà duro. Vi faccio sentire la differenza fra i vari settaggi.
Al momento ho selezionato il fuzz face, che comunque è già abbastanza distorto di suo. Infatti qua la differenza non è proprio notevolissima. Ad esempio, se seleziono questo mid boost, la differenza si sente un po' di più. Vediamo con clip shape a 0. Sentite che diventa un po' più acido il suono. Poi altro parametro che troviamo è quello del bias. Come abbiamo visto sempre nel video di cui vi parlavo, questo controllo praticamente quando settato a 0 rende il clipping perfettamente simmetrico, cioè le due semionde vengono distorte della stessa quantità e nello stesso modo. Nel momento in cui invece andiamo ad applicare valori negativi o positivi, il clipping diventa asimmetrico e quindi andiamo ad aggiungere anche armoniche pari al suono. Sentiamo la differenza. Vedete che per alcuni modelli come questo Black Glass succede anche una cosa che succederebbe nel mondo reale, cioè quando si va a settare il bias in modo estremo si presenta l'effetto gating dei transistor. In sostanza agiscono come dei veri e propri noise gate, cioè quando il segnale in ingresso scende sotto una certa soglia il suono scompare totalmente e quindi nel momento in cui c'è questa transizione si crea questa sorta di suono scorreggioso, diciamo così. Ve lo faccio risentire. Il suono sembra quasi quello di quando c'è un cavo difettoso, praticamente con questo segnale che va e viene. Però per ottenere certi suoni molto sporchi ci sta pure. L'altra versione di questa pagina avanzata è invece quella che troviamo per tutti i pedali la cui distorsione è basata sui diodi, come ad esempio il Tube Screamer e tutti i derivati, il Procorat e così via. In sostanza, in questa pagina, sempre per andare a modificare la simmetria o asimmetria del clipping, possiamo andare a scegliere il tipo di diodo, la quantità di diodi che abbiamo per ognuna delle due semionde e oltre a questo sempre il controllo di bias che avevamo visto poco fa. Vedete che tipi di diodi ne abbiamo un bel po', tutti quelli più diffusi nei pedali. La differenza sostanziale tra questi diodi è il voltaggio a cui clippano. Solitamente ad esempio quelli al germanio, come ad esempio il primo 1N34A o anche il secondo, hanno un voltaggio di clipping molto basso ma anche una curva di clipping più morbida. Quelli al silicio invece hanno un clipping più duro ma un voltaggio un po' più alto. I LED invece sono quelli che hanno il voltaggio più alto in assoluto e una durezza del clipping comunque simile a quella dei diodi al silicio. Ovviamente questa è un po' una semplificazione perché poi ci sono tanti altri parametri che caratterizzano ogni tipo di diodo e comunque diciamo che sono dei modelli generici perché poi ogni diodo, anche se dello stesso tipo, ha comunque caratteristiche diverse rispetto a un altro. Quindi come sempre nel mondo reale entra in gioco anche la tolleranza di costruzione. Però diciamo queste sono versioni idealizzate o quantomeno basate su esemplari specifici in mano a Cliff di Fractal. Andiamo a sentire cosa succede andando a cambiare questi diodi nel Tube Screamer ad esempio. Questa è la configurazione standard in cui c'ha un diodo per lato dello stesso tipo, uno S1588T e suona così. Vediamo cosa succede ad esempio se metto su entrambi i lati un LED.
come sentite è aumentato il volume di uscita del pedale, proprio perché i LED, come detto, hanno un voltaggio di clipping più alto rispetto agli altri tipi di diodi, e di conseguenza questo voltaggio più alto richiesto per clippare significa che il suono a parità di gain risulterà più pulito rispetto ai diodi che erano selezionati prima. Stessa cosa succede quando andiamo ad aumentare il numero dei diodi, infatti se ne metto 2 sentite che il volume diventerà ancora più alto e il suono ancora più pulito. In questo caso non si percepisce tantissimo il suono più pulito perché a questo punto c'è anche l'amp che distorce leggermente, quindi andiamo ad abbassare un po' il volume. Anzi, forse in questo caso stiamo già eccedendo il voltaggio che manda fuori il pedale, quindi non si nota differenza per questo. Se proviamo però ad esempio con dei diodi a germanio, la differenza dovrebbe essere più marcata, proprio perché hanno un voltaggio di clipping molto più basso. Quindi ad esempio proviamo con uno per lato, succede questo. E vedete infatti che qui la differenza è netta. Ora invece andiamo a vedere che succede mettendone un numero diverso per lato. Beh, anche in questo caso succede che diventa asimmetrica la distorsione. Ancora più asimmetrica sarà se selezioniamo anche un tipo di diodo diverso. Ad esempio in questo caso questo è un diodo a silicio e ne abbiamo 2 e qua uno al germanio. E poi ovviamente possiamo anche andare a giocare col parametro bias per renderla un po' meno asimmetrica o ancora più asimmetrica. Insomma, vedete che le possibilità sono davvero tantissime. Dopo magari andiamo a dare anche un'occhiata alle forme d'onda per vedere cosa succede con questi parametri. Poi gli altri controlli che troviamo sono bus response, che sarebbe il filtro low cut che ha già incorporato il circuito e quindi aggiuntivo rispetto a quello che troviamo nella pagina tone, dry level che va a miscelare del segnale pulito all'interno del pedale, perché alcuni pedali fanno questo, come ad esempio il Tube Screamer. Slew rate sarebbe la larghezza di banda dell'op amp che troviamo all'interno del pedale o dei transistor. In sostanza, minore sarà il valore di questo parametro, più ristretta sarà la banda passante, quindi di conseguenza avremo meno alte e basse. In realtà la differenza sul suono non è tantissima, quantomeno come EQ, perché in quanto questa larghezza di banda è stabilita, diciamo così, prima che avvenga la distorsione, di conseguenza la differenza che possiamo sentire è appunto sulla quantità di distorsione che c'è su basse e alte. Diciamo che a bassi valori di slew rate avremo un suono un po' più lo-fi. E parlando di lo-fi,
Poi ci sono gli ultimi due parametri che sono bit reduce e sample rate. In sostanza con questi possiamo andare a ridurre la risoluzione dell'audio che esce fuori dal blocco drive. Con bit reduce riduciamo appunto i bit e con sample rate la frequenza di campionamento. Andiamo a sentire che tipo di suoni si possono ottenere con questi. Vedete che è un suono che assomiglia quasi a quello di un videogioco delle Nintendo, un po' in stile Super Mario Bros. Quel suono che solitamente si chiama 8 bit, ma in realtà è dovuto più all'abbassamento della frequenza di campionamento. Infatti questi toni dissonanti fondamentalmente sono aliasing. E a proposito di aliasing, presto farò un video al riguardo, quindi non mancate. Poi se vogliamo fare cose davvero strane possiamo anche andare a modulare questi parametri con un LFO ad esempio. In realtà poi quando facciamo questo genere di esperimenti si può anche pensare di mettere il blocco drive dopo l'amp, in modo che questo effetto strano sia ancora più evidente perché non viene filtrato dall'amp appunto. Allora, quindi prendiamo il nostro oscilloscopio e andiamo a vedere cosa succede alla forma d'onda andando a modificare i vari parametri che abbiamo visto. Per fare ciò ho utilizzato il blocco synth per generare un'onda sinusoidale a 1000 Hz. Dopo di questo al momento ho messo il fuzz face col gain al massimo e poi tutti gli altri parametri ai valori di default.
tranne il bias che al momento ho settato a 0, e infatti vedete che le due semionde sono clippate della stessa quantità. E invece vado ad abbassare il bias, vedete che la forma d'onda cambia forma appunto, e con valori negativi viene clippata di più la semionda negativa, mentre con valori positivi viene clippata di più quella positiva. Andiamo a vedere cosa succede anche modificando il clip shape. Qui ho messo clip type variabile, quindi dovremmo vedere che diventa più duro il clipping man mano che aumento il valore di questa manopola. E infatti vedete che l'onda diventa più simile a un'onda quadra nel momento in cui vado ad aumentare. Nel momento invece si arrotondano i bordi. Vediamo invece adesso cosa succede col nostro tube screamer e con i diodi. Ho messo il gain al massimo per far vedere meglio il clipping, e questa è la forma d'onda con le impostazioni di default, quindi due tipi di diodi selezionati uguali e uno per lato, e vedete che infatti l'onda è simmetrica. Vediamo cosa succede appena metto un secondo diodo da un lato. Vedete che l'intensità della semionda positiva in questo caso aumenta e si forma quindi la simmetria. Nel momento in cui seleziono due anche dall'altro lato, anche l'altra semionda avrà di nuovo la stessa intensità, più alta stavolta, e comunque vedete che è meno clippata, cioè nel senso che è più tondeggiante rispetto a prima. Vediamo adesso invece che succede se seleziono un diodo al germanio da un lato. Vedete che quella semionda viene clippata molto di più e più in basso, ha un'intensità più bassa. E invece questo è quello che succede con un LED da un lato e un diodo al silicio dall'altro. La semionda positiva, quella di cui si occupa il LED, è molto più ampia rispetto all'altra, e si accentua ancora di più se per quella negativa seleziono un diodo al germanio. Praticamente avremo la semionda positiva che è quasi non distorta, mentre quella negativa è molto clippata, è quasi un'onda quadra, e questo in sostanza genera molte armoniche pari. E addirittura se metto due LED da un lato vedrete che praticamente non è più distorta la semionda positiva. E infatti poi selezionandone 3 o 4 non cambia nulla praticamente, perché a quel punto il voltaggio a cui clippano i diodi è molto più alto rispetto a quello del segnale che abbiamo al momento, e quindi sarà praticamente pulito il suono. Infatti vedete che selezionando due LED per lato praticamente l'onda è una sinusoide perfetta, e quindi il segnale è completamente pulito. E in sostanza, se ad esempio vogliamo usare questo pedale come clean boost per far distorcere un amp, questa di selezionare dei LED come diodi di clipping è un'ottima opzione, perché praticamente anche avendo il gain a 5 il suono è praticamente pulito e avremo molto più volume in uscita da questo pedale. Se poi andiamo a fare una cosa del genere che rende molto asimmetrica l'onda, al punto che quella positiva praticamente è quasi piallata, mentre quella negativa è praticamente pulita, succede che avremo quasi esclusivamente armoniche pari. Per quanto riguarda il come si usa il blocco drive, ci sono varie scuole di pensiero, o meglio vari usi che se ne possono fare. Infatti c'è chi principalmente lo usa per boostare un amp già distorto, e quindi anche in base al pedale per andare a scolpire le frequenze prima della distorsione dell'amp. Il tipico caso è quello di mettere un tube screamer col gain al minimo e il livello abbastanza alto. Il tube screamer di per sé in questo modo non introduce distorsione, ma va semplicemente a boostare il segnale e ad enfatizzare le medie, perché diciamo è quella la sua risposta in frequenza. Vi faccio sentire ad esempio cosa succede andando a boostare una plexi già distorta di suo.
sentite come vengono enfatizzate le medie, il che sicuramente aiuta ad esempio a bucare il mix mentre si sta facendo un solo. E questa cosa ovviamente non si può fare soltanto col Tube Screamer, ma ci sono tantissimi altri pedali che si prestano bene a questo scopo, la maggior parte dei quali comunque spesso sono derivati dal Tube Screamer, cioè sono praticamente lo stesso circuito con un po' di modifiche. Un altro approccio invece è quello di creare la distorsione proprio con i pedali, mandandoli quindi in un ampli pulito o quasi. Un tipico esempio è l'iVat, perché è uno degli ampli che ha più headroom in assoluto e quindi si presta bene ad essere un cosiddetto pedal platform, cioè un amplificatore a mangia pedali, cioè in sostanza un amplificatore che fa sentire bene la voce di ogni pedale e la pasta della distorsione che ha. Mentre se mandiamo la distorsione di un pedale nella distorsione di un amp, quella dell'amp tenderà a sovrastare quella del pedale e quindi sostanzialmente non sentiremo grosse differenze tra un pedale e l'altro, mentre con un ampli come l'iVat queste differenze sono chiarissime. Faccio ad esempio sentire prima il Tube Screamer. Poi ad esempio andiamo a selezionare un OCD. Oppure un Nobles ODR1. E sentite la differenza che hanno questi rispetto, che ne so, a un Tone Bender. Oppure un Fast Face. Oppure un Tube Driver. E per chi usa un amplificatore pulito, solitamente il modo per aumentare la distorsione, per avere vari livelli a portata di piede, è quello di mettere in catena più di un overdrive o distorsore, in modo che se ne attiva uno o l'altro o entrambi assieme. La regola solitamente è che si mette il pedale con meno distorsione prima e quello con più distorsione dopo, perché altrimenti il rischio di far ingolfare tra virgolette il suono è abbastanza alto. Però ci sono note eccezioni a questa regola, infatti ad esempio come abbiamo visto nel video di Gilmour, lui usava spesso fare il contrario, cioè mettere ad esempio prima un fuzz o un big muff e poi dopo un overdrive che andava un po' a smussare l'acidità della distorsione aggressiva di questi due pedali. Però per fare quello appunto è un po' più complicato bilanciare i volumi dei due pedali, infatti nel momento in cui ad esempio esageriamo col volume di uscita di un fuzz o di un muff
andiamo a saturare pesantemente l'ingresso del pedale che c'è dopo, e questo crea appunto un suono con delle basse molto ingolfate e muddy, come dicono gli inglesi, cioè fangose, mentre facendo il contrario, ad esempio un overdrive leggero come un Tube Screamer messo prima di un Big Muff, si avrà un po' lo stesso effetto che si ha quando si va a boostare un ampli già distorto, cioè darà soltanto quel boost alle medie e quel leggero aumento di gain che aiuta a bucare il mix. Vi faccio sentire la differenza fra i due casi. Questo è il Big Muff da solo. Questo è il Big Muff seguito da un Tube Screamer, sentite come diventa molto cupo il suono. Vedete invece cosa succede se abbasso il volume del muff, cioè che subito le basse si ripuliscono e il suono diventa subito più intellegibile. Viceversa, se vado a mettere il Tube Screamer prima del muff, succede questo. Sentite che la pasta sonora di base rimane uguale e cambia sostanzialmente quello. Abbiamo un pizzico di media in più e un pizzico di gain in più che fanno bucare meglio il mix. Un terzo approccio che però si usa principalmente col basso, con la chitarra è molto raro, è quello di mettere in parallelo invece i drive, in modo da avere ad esempio un overdrive più saturo, più spinto per le alte frequenze e uno più pulito per quelle basse, per non farle sporcare troppo. Specialmente su uno strumento come il basso è molto importante questa cosa. Ad esempio in questo modo, sempre col Big Muff con il tono alzato per appunto avere questa distorsione acida sulle alte, e poi in parallelo il Tube Screamer quasi completamente pulito. Anche qui c'è da trovare il giusto bilanciamento tra i due, altrimenti uno sovrasta l'altro poi. Specialmente quello più distorto come il Muff ha buone possibilità di sovrastare il Tube Screamer. Quindi andiamo ad abbassare questo. Questo in sostanza è il suono del solo Tube Screamer. Andiamo a alzare piano piano il muff.
sentite che con questo approccio si crea questo effetto particolare del sentire comunque una distorsione abbastanza leggera mentre si suona. Nel momento in cui invece andiamo a tenere delle note, a creare sustain, viene fuori la distorsione più pesante in sottofondo e dà la sensazione che ci sia quasi qualcuno che va ad aumentare il gain mentre la nota sta decadendo. È un effetto particolare che ovviamente ha degli usi magari limitati, non è una cosa che userete ogni giorno, però sicuramente è un approccio interessante. Ripeto, specialmente sul basso, dove invece magari si tende a far sentire di più la distorsione più pesante, o addirittura anche a mettere un crossover per dividere le bande che vanno ad un pedale dall'altro, e quindi sostanzialmente mandare soltanto le alte al pedale con tanta distorsione e soltanto le basse a quello pulito quasi. Un altro uso che si può fare del blocco drive è quello di metterlo dopo l'amp per simulare un preamp microfonico. In realtà c'è anche nel blocco cab la simulazione di preamp, però ci sono alcuni modelli di drive che hanno un colore un po' diverso rispetto ai preamp che troviamo nel blocco cab, e comunque credo che la simulazione dovrebbe essere un po' più realistica, quella del blocco drive, perché appunto un blocco che si occupa solo di quello, mentre l'algoritmo del preamp del blocco cab è un po' più generico e più semplice probabilmente, per evitare che utilizzi troppa CPU. E quindi per esempio possiamo usare il modello Tape Distortion, che è quello che simula un po' la distorsione di un nastro. Vedete infatti che distorsione ne aggiunge pochissima, nonostante il drive sia messo al massimo. Sentiamo la differenza con l'algoritmo tape del preamp del cab invece. Un altro uso ancora è quello di metterlo in serie ad un delay messo in parallelo, in modo da sporcare soltanto le ripetizioni del delay e magari simulare anche il preamp di un econnastro, ad esempio. Fra i modelli tra l'altro c'è l'SDD preamp, che è il preamp invece di un delay digitale della Korg, usato ad esempio da The Edge degli U2, che ha un suono molto particolare e si presta bene quindi allo scopo. Altrimenti possiamo usare di nuovo il Tape Distortion. E infine un altro uso che se ne può fare, specialmente ad esempio per chi ha l'FM3 ha un solo amp block a disposizione, è quello di usarlo appunto come secondo blocco amp. E ci sono molti modelli che si prestano a questo scopo, perché già in partenza hanno un suono abbastanza simile a quello di un amplificatore. Questa cosa è molto utile se vogliamo appunto ricreare un po' l'effetto che si ha miscelando due amp diversi e magari pannandoli uno a destra e uno a sinistra per aumentare la stereofonia del nostro suono. Ad esempio, sentite questo.
ma anche senza pannarli a destra e a sinistra, comunque miscelare due suoni diversi risulta sempre in qualcosa di particolare e più complesso rispetto ad usare un amp da solo. Insomma, spero che questi esperimenti siano stati interessanti. Il Dock Drive comunque non è complicatissimo da usare, anche i parametri avanzati sono abbastanza pochi, quindi facilmente gestibili. E anche in realtà senza comprendere esattamente cosa fanno, basta spippolare un po' e vedete che escono fuori tanti suoni interessanti. Quindi se siete nel mood potete sperimentare tranquillamente, anche se non sapete cosa state facendo. Uno dei vantaggi del digitale è proprio questo, cioè di poter fare modifiche ai circuiti virtuali senza il rischio di fare danni, perché non c'è niente che possa esplodere o bruciarsi. E quindi per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete il like, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale perché arriveranno tanti altri video interessanti su Fractal, ma non solo. Vi ricordo che c'è anche il gruppo Telegram se volete partecipare, dove possiamo chiacchierare di qualsiasi cosa relativa all'audio e alla chitarra elettrica. Potete anche mandarmi richieste per argomenti da trattare nei prossimi video, sono aperto alle vostre idee, anzi mi fanno anche comodo per capire magari cosa interessa di più vedere. Detto questo penso sia tutto, quindi vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!